Ciao, stavolta vi voglio parlare di una heavy metal band romana molto popolare a metà degli anni Ottanta. Purtroppo io non sono mai riuscito a vederli dal vivo, ma ne ho sentito parlare tantissimo, non solo perché erano bravi, ma anche perché avevano questa originalità di salire sul palco vestiti da legionari romani. Non sono mai riuscito a vederli perché nel 1987 la band si trasferì a Los Angeles e due dei membri originari di quel gruppo, il bassista Saverio Principini e il chitarrista Max Cipicchia, tuttora vivono a Los Angeles. Ho avuto il piacere di parlare via Skype con Max Cipicchia, che mi ha raccontato delle storie incredibili riguardo quel periodo. Prima di ascoltarle, se ancora non l'avete fatto, vi ricordo di iscrivervi al mio canale YouTube Radio Dario Berlin Rome e grazie per il vostro supporto. Astaroth. Tu sei originario di Tarquinia, giusto? Sì. Come hai conosciuto gli altri? Beh, dunque, io all'età di 18 anni mi sono trasferito a Roma. Avevo un piccolo appartamento a Villa Bonelli e quindi ho cominciato subito, andavo all'università, ma ho cominciato subito a frequentare il metal, cosa che già facevo già da Tarquinia, con i treni, le cose, però praticamente abitando lì ho cominciato con la cantina di Raff, ho cominciato a conoscere tutto il circuito. E chiaramente ho conosciuto anche gli Astaroth all'epoca, con i quali però non avevo nessun tipo di approccio. Poi è successo che un periodo stavo formando un gruppo degli amici degli Stiff, anche loro di Tarquinia, eravamo nel circuito degli amici di Saverio Principini, era il bassista degli Astaroth. Venne alle prove di questo gruppo, facevamo una session, insomma gli piacque come suonavo, all'epoca cercavano un chitarrista e ho fatto l'audizione e quindi sono entrato nel gruppo. Coincidenza, poi abitavamo anche vicino a Roma, praticamente a piedi andavo in sala prove, era una stanza piccolissima che praticamente io per raggiungere il mio amplificatore dovevo scavalcare il batterista, perché era, sai questi storage nei palazzi che sono lunghi e stretti, Sì, no, sì, stavo 1,5 metri, stavamo così. Io avevo la paletta del basso di Saverio qui e lui c'aveva la mia chita, un mancino e spingevamo come pazzi, il palazzo tremava. Stavate a Monteverde, abitavate, giusto? Monteverde, esatto, con i portuensi. E ci siamo trasferiti a Tarquinia dove avevo un casale, attrezzammo il casale e lì fu un periodo bellissimo. Suonavo all'epoca anche con i Stiff, condividevamo lo spazio, però ecco, quel momento con gli Astaroth avevamo proprio preso possesso di tutto. Quanto era difficile fare metal e fare dei concerti a Roma nella prima metà degli anni Ottanta, senza internet e senza i telefoni cellulari, questi concerti come li promuovevate? Beh, in effetti ai tempi non c'era assolutamente nulla di tutto quello che c'è adesso, però questa era proprio la nostra forza, perché noi eravamo molto rigidi, nel senso che eravamo organizzati. La forza degli Astaroth è stata l'organizzazione, crederci e essere organizzati, avere un management che funzionava. Era il cantante Carlo Cattani. Quando era il momento di organizzare concerti, tournée, eravamo tutti veramente molto impegnati con la promozione, tappezzavamo Roma con i manifesti. Fino a 15 anni fa ancora qualche manifesto era rimasto attaccato a qualche palazzo. Eravamo esageratamente, era l'unica cosa che potevamo fare e quindi la facevamo a tappeto e funzionava. E poi avevamo
Il management era molto rigido, ci tassavamo settimanalmente, mettevamo 10-15 mila lire per uno per comunicare con i fan che ci scrivevano, mandare lettere, fare telefonate, addirittura anche comprare corde delle chitarre. Avevamo una cassa comune che usavamo per tutto questo. E addirittura un anno andammo un'estate tutti a lavorare per poter riacquistare i nuovi strumenti. Quindi andammo a fare camerieri a Trastevere, mi ricordo, da una pizzeria, e con quei soldi abbiamo comprato la chitarra nuova al chitarrista, un Marshall per me, la batteria al batterista, tutto ciò che ci serviva, eravamo una comune. Ma perché avete subito anche dei furti, mi sembra di aver letto da qualche parte. Sì, abbiamo subito dei furti, a me sono state rubate 2 chitarre, però fa parte del gioco, Certo. e quindi anche quello incideva. Per questo facevamo cassa comune, eravamo veramente una comunità. In Italia, d'altronde l'heavy metal, sai, non è l'Inghilterra, tanto se volevi riuscire a fare qualcosa dovevi veramente faticare. Noi ce la siamo faticata, quel po' siamo riusciti a fare è stato veramente sudato. Tu sei entrato nel gruppo dopo che già il primo demo tape era stato pubblicato. Il primo, sì. Poi io subentrai e facevo subito un secondo demo, che è quello che poi ci ha portato al contratto. Quando tu sei entrato nel gruppo, l'idea di esibirsi indossando dei costumi da legionari romani c'era già o è venuta dopo? C'era già. C'era già. Ma è stata una scelta, io immagino, un po' controversa, cioè vi ha dato più pro o più contro? Come venivate accolti? Perché io non vi ho mai visto dal vivo. Guarda, quel concetto era, sì, hai ragione, poteva non piacere, o piaceva o comunque era fuori dal comune. Quello che noi volevamo fare, volevamo portare uno spettacolo sul palco. L'idea era quella, non scimmiottare il look dei gruppi metal inglesi con le solite borchie, il solito look che diciamo non ci apparteneva. Abbiamo cercato una cosa nostra e abbiamo sviluppato questo look e piano piano l'abbiamo affinato, ci siamo disegnati i nostri costumi, abbiamo pensato veramente a uno spettacolo e chiaramente magari a Roma poteva essere visto stranamente, però devo dire che all'estero la cosa incuriosiva e piaceva, ci distingueva. Era molto divertente anche pensare a questo concetto, pensavamo anche delle battaglie sul palco, eravamo veramente dentro lo spettacolo. Noi ogni giorno camminiamo e viviamo in questa città, abbiamo intorno il foro, abbiamo intorno il Colosseo e da sempre ci piace vedere i film i vari Ursus, i vari Quo Vadis, i vari Ben-Hur e quindi troviamo assolutamente divertente questa immagine. Ci piace spaziare dal fantastico al quotidiano. Ci piace raccontare storie che ci sono realmente accadute, come ci piace rievocare degli scenari dell'antica Roma facendo, se vogliamo, dei paragoni alla Roma di oggi. Penso che voi siete stati proprio all'avanguardia, nel senso che comunque il coraggio e anche, come mi dici tu, il modo con cui avete affrontato con questa serietà, professionalità, crederci in tutto e per tutto, i miei complimenti. E credo che anche appunto da qui forse sia nata poi pure l'idea di rivolgervi comunque a un'etichetta all'estero, alla Ray-Von olandese. Come ci siete arrivati al contratto con la Ray-Von? Bob Cattani decise insieme anche a Saverio che era più dentro la ricerca delle case produzione eccetera, di andare proprio a bussare alla porta di Jack. Eravamo determinati, no? Dobbiamo fare questa cosa, ci devono ascoltare. Quindi Bob partì perché poi aveva il padre che lavorava all'Alitalia, quindi i suoi voli erano gratuiti, non spendevamo neanche soldi. Quindi lui era lo spedizioniere. Lui è partito, è riuscito a rintracciare l'indirizzo, non l'ha trovato, ha dormito davanti casa, Jack un bel giorno si è trovato nel turista e gli ha dato la cassetta e da lì è nato questo rapporto che ancora, pensa, non io perché sto in America,
ma so che Bob e Carlo Cattani ogni anno si vedono con Jack, è rimasta un'amicizia. E così da lì è nata la cosa. Poi lui venne a Roma, venne alle prove, decidemmo i brani da fare, producemmo insieme alcune cose, ci diede alcune dritte e poi andammo in Olanda a registrare. È stato veramente un periodo stupendo. Avevo 20 anni all'epoca. E registraste questo mini LP The Long Loud Silence del 1985. Come fu accolto questo disco? Ha venduto? Com'è andata? Ha venduto, ha fatto le sue vendite, devo dire, mi sembra che all'epoca si parla di 7.000 copie. Fece un buon lavoro, però era, diciamo, l'inizio, perché il contratto prevedeva anche un long play, sul quale poi subito dopo abbiamo lavorato, abbiamo cominciato a lavorare. Purtroppo, materiale ultimato, Jack decise di vendere la Ray-Von, venne assorbita dalla Metal Blade, non lo so, più che altro perché volevano loro, la Metal Blade voleva i Merciful Fate, che erano nel pacchetto con Jack, e escludendo tutti gli altri eravamo noi, Sortilege, c'erano H-Bomb da Francia, poi facevamo anche una compilation tutti insieme, e quindi saltò tutto. Da quel momento in poi siamo andati un po' in giro per l'Europa, sia a suonare che a cercare altre opportunità. Eravamo molto ben accolti in Svizzera, eravamo sempre invitati a un loro festival a Zurigo come headliner. L'altro chitarrista all'epoca si è sposato con una fan svizzera, appunto, per cui noi abbiamo avuto altre storie. La Svizzera è stata molto vicina. Poi andare in Germania, abbiamo fatto audizioni e eravamo piaciuti. Però ci hanno detto, se volete dovete venire in Germania. Peraltro per l'occasione, in quella audizione, eravamo ospiti di un amico tedesco che era amico di Michael Schenker, tutti gli Schenker, ed aveva a casa la prima chitarra di Michael Schenker. Quando siamo rientrati dall'audizione, l'ha tirata fuori dall'armadio e me l'ha regalata. No! Dicendomi, guarda, io non suono, questa è la chitarra di Michael, bla bla bla, mi ha raccontato tutta la storia, tu sei piaciuto tantissimo, secondo me sta meglio in mano tua, e me l'ha regalata. E ce l'ho di là, una Flying V, certo. Chiaramente il suono, infatti il suono proprio di Michael Schenker. Che tu sei pure mancino, quindi forse la Flying V è pure meglio. Esatto. Che la volevo girare. È veramente un cimelio che ci tengo moltissimo. Ci credo. Voi avete suonato in Belgio, in Olanda, in Germania, in Svizzera, tra l'altro condividendo il palco pure con... Abbiamo suonato con i Metallica, abbiamo suonato con i Megadeth in Belgio. Quella fu una tournée organizzata da Jack, promozione del disco. Facemmo 6 date fra Belgio e Olanda. Avete suonato pure con Manowar e Motorhead, o sbaglio? Sì, abbiamo aperto per i Motorhead a Napoli. E come è andato? Un bel concerto. Andò benissimo, ricordo l'impatto acustico era pazzesco. Non facemmo il soundcheck, quindi salimmo sul palco, montammo tutto, al partente, partita una botta di suono pazzesco. È stato veramente un gran bel concerto. E Lemmy che ha detto, gli sei piaciuto? Lemmy ci ha rubato l'elmetto. Era Lemmy che fuggiva con l'elmetto. L'elmetto è nostro. Sì, perché lui era un collezionista, dentro casa c'aveva tutte ste cose, sti cimeli, coltelli, pistole, robe, un pazzo. Poi lui è molto qua, era un affezionato del Rainbow Club, sullo strip, dove anche noi siamo andati spesso.
In Italia facevamo anche televisione, andammo all'Orecchiocchio, all'epoca era una televisione molto seguita, andammo a Disco Ring a Milano, andammo anche a Clap Clap, la trasmissione che facevano a Napoli per Rai 2 di Barbara Boncompagni. Stava per succedere qualcosa di più, mentre invece purtroppo Jack ha ceduto il contratto, diciamo, la casa discografica, e ci siamo trovati un po' spaesati, quindi a quel punto dovevamo decidere se andare in Germania oppure fare il passo ancora più grosso, andare in California. Perché proprio Los Angeles? Los Angeles perché all'epoca Los Angeles era la città del rock. Ormai c'era questa rock British, era, diciamo, un po' stagnava un po', mentre invece quello americano stava crescendo molto, c'era molto fermento all'epoca, infatti era una boggia pazzesca qui a Hollywood. Che anno era? Era l'87. Noi ci siamo trasferiti a ottobre 1987 e ci trovammo veramente in una realtà completamente diversa. Fu un impatto notevole, non facile. Forse sbagliammo città. Forse per il genere che facevamo noi il San Francisco era, o addirittura la Germania, forse dovevamo andare in Germania, perché poi qui di fatto ci siamo trovati nell'esplosione del glam, del rock and roll americano, cotonato, e noi Motley Crue, Guns N' Roses, c'erano queste band qua, incontravamo proprio le strade, e quindi siamo trovati un po' spaesati, ci siamo un po' riadattati anche nel look, abbiamo ridisegnato il look per essere più adatti a questo ambiente, e anche la musica, però non era proprio il nostro. Abbiamo fatto qualcosa, ma alla fine non ce l'abbiamo fatto, poi qui è tutta un'altra storia, qui ogni giorno era un'avventura, al di là dell'insuccesso, diciamo, musicale. È stato un periodo incredibile, sono stati 2 anni intensissimi di vita, di vicende personali, professionali di ogni tipo. Tutti e 4? Eravate sempre i 4 Astaroth? Eravamo 4, siamo partiti tutti e 4. Dopo 8-9 mesi sono stati degli scazzi con il batterista, e abbiamo preso un altro batterista, però diciamo già eravamo in quella fase di declino. Sì. Diciamo la formazione è stata quella effettiva, era quella che è partita poi. E quindi poi insomma alla fine tu che hai fatto? Sei rimasto lì, sei tornato in Italia? Allora io dopo, quando, diciamo, l'avventura è finita, sono tornato in Italia. Sono stato 10 anni in Italia, e poi a fine 99 me ne sono rivenuto via. Mentre invece Saverio è rimasto, Jan, il batterista, anche lui è rimasto, adesso sta a New York. Il cantante è tornato in Italia, ormai stabile in Italia, per cui insomma ci siamo un po' spappagliati da quel momento. Però nel 2012 so che vi siete ritrovati e avete recuperato delle vecchie cose che avevate fatto, non avevate registrato, ma insomma dei brani che avevate scritto, e è uscito questo The End of Silence. E ci siamo detti, ma perché poi Saverio è ancora nella musica, fa produzioni, c'ha lo studio. Per chi non lo sapesse, ha lavorato con Vasco Rossi, insomma con artisti italiani di un certo livello, e non solo italiani, ecco. No, infatti, no, è il mestiere suo. E quindi abbiamo detto, ma perché ci facciamo questo regalo? Quei pezzi che non abbiamo mai registrato, registriamoceli adesso e facciamo uscire questo CD. Adesso CD all'epoca era vinile. Certo. Così abbiamo fatto, abbiamo recuperato le cassette, addirittura io per fortuna sono quello con la memoria, gli altri no. Non si ricordavano alcuni brani, ma sei sicuro sto pezzo? Sì, guarda, tranquillo. E poi insomma sono uscite fuori le cassette, abbiamo fatto un lavoro incredibile, è stato bellissimo. Ci siamo fatti questo regalo. E abbiamo fatto anche un video. Nero's Fire, bellissimo. Esatto. Abbiamo un po' chiuso un percorso che però
Non so se è proprio chiuso. Senza Bob Cattani questo, giusto? Senza Bob si è chiamato fuori. Ace Alexander alla voce. Esatto, allora, questo ragazzo siete disponibile, ci è piaciuto, è una bella persona e abbiamo lavorato con lui. Ma si può comprare il disco da qualche parte? Sì, ancora si trova, lo trovi su iTunes, su eBay, su dal sito nostro, insomma, guarda, sono qua. Ah, bellissimo. Abbiamo fatto pure una bella confezione all'interno, c'è un libricino, no? Io sono grafico, per cui l'ho fatto tutto io, il lavoro grafico, visual. È stato veramente, no, e ti ripeto, forse qualcos'altro ancora succederà in futuro. La cosa che ti volevo dire prima, che poi ho dimenticato, c'è questa foto di voi con Dan Murray e Nico McBrain degli Iron Maiden. Mi racconti com'è successo? Eravamo amici dell'organizzazione del tour dei Maiden a Roma, in Italia, e ci invitò proprio direttamente, dice venite, mi riconosco presente, siamo andati a Napoli, abbiamo conosciuto in quell'occasione là. È stato molto bello, devo dire, belle persone. Anche se io non sono mai stato un fan dei Maiden, però devo dire che mi sono piaciuti molto, è stato un bel incontro. È bello confrontarsi anche con queste persone, poi c'era anche un discorso di poter suonare insieme, fare delle date, ma insomma ormai era troppo tardi inserirsi in quella tournée. Poi invece c'è stato, sempre in quel periodo, prima di partire, avevamo l'opportunità di suonare in supporto ai Deep Purple a Roma. Solo che noi quando stavo a Tarquinia mi chiamavano, corri, stasera si suona, parla di Purple, qua. Come si chiama? Al Gruviera. Quello all'Euro, no? Esatto, era lì. Insomma, mi precipitai con tutta l'armatura, tutte le cose. In quel momento era settembre, fine settembre, primi di settembre, era brutta giornata, il vento butto giù un traliccio, ci fu un incidente e quindi rinviarono il giorno dopo. Il problema è che ci avevano chiamato perché il gruppo Spalla agli Halloween avevano rotto a Milano il track e quindi non sarebbero riusciti ad arrivare quel giorno. Solo che con l'invio del giorno sono riusciti a sistemare e quindi sono arrivati e ci hanno fregato. A quel punto c'è giusto qualche foto con Ian Gillan, Blackmoor backstage e andare a peccato. Sarebbe stato fantastico. Con Saverio stiamo anche pensando di scrivere un libro o qualcosa, perché sono successe talmente tante storie sia in Italia ma soprattutto qui in America che è bello mettere su carta. Certo. Quando sono tornato poi in Italia per 2 anni e mezzo ho gestito un locale a Tarquinia sul mare che è Riva Blues e facevo concerti dal giovedì alla domenica, bellissimo, tutta gente di Roma, amici, poi ovviamente conoscevo. Ho fatto amicizia con Max Gazzè che veniva con un gruppo suo all'epoca, poi abbiamo suonato insieme per un paio d'anni a Roma. Alex Britti, chitarrista fantastico. Alex Britti mi ha riconosciuto lui, ma te sei il chitarrista di jazz? Perché lui mi ha raccontato che fuggiva la gata, perché era più piccolo, fuggiva la gata per venire ai concerti nostri. Arrivo, Max Civil che chiarista di Astro, che cazzo sì. Fantastico. Voi e avete avuto le palle, voi che siete partiti tutti insieme e siete andati a Los Angeles, cioè all'epoca siamo stati pionieri, molte persone che poi ho conosciuto, musicisti eccetera, sono venuti qua in seguito diciamo, noi abbiamo fatto da apripista, certo. Abbiamo veramente detto si può fare, capito? E qui sono venuti tanti e qui nel settore siamo comunque conosciuti e rispettati, e lo stesso anche in Italia, diciamo, noi ci abbiamo provato, abbiamo dato tutto. Assolutamente, anche oggi con 1000 possibilità in più, no? Perché chiaramente la tecnologia oggi ti permette di capire, di sapere come stanno le cose, prendere dei contatti che all'epoca, cioè, era quasi impossibile. Non c'era neanche il fax all'epoca. Vero. Non esisteva neanche il fax all'epoca. Pensate come andavamo avanti noi. Sì. Fa piacere che, a parte il discorso, diciamo, del gruppo, comunque a livello personale
avete trovato comunque una dimensione vostra. Saverio che produce, lavora con la musica, tu pure mi sembra che fai grafica, websites. Sto nella tecnologia. Io collaboro, ho fatto un sacco di copertine di CD, website per musicisti, librerie musicali. Ho lavorato 9 anni per il Golden Globe Awards, ero webmaster, facevo il design per loro. Poi io cucino, ho questa passione della cucina e infatti sono, diciamo, il cuoco ufficiale di Vasco quando vieni qua. Sono il cuoco ufficiale. Fantastico. Questa passione e soddisfazione, perché chiaramente cucinando per Vasco non ho limiti di budget, quindi faccio cose, capito? Io non sono ancora mai stato negli Stati Uniti. Quando sarà io ti scrivo. Io sto qua, quando è più che volentieri sei benvenuto. Max, grazie veramente, è stato un piacere. Piacere. Buone cose, a presto. Ciao. Buona serata. Ciao, ciao. Ciao. I